Nel tutorial che vedete qui in sovraimpressione, più di qualcuno mi ha chiesto se posso far rivedere come realizzare l'asola perfetta o il perfection loop che ho utilizzato appunto per questo trave chiamato usa e getta o comunque trave veloce. Ora lo faccio vedere con un cordino un po' più grande e poi lo faccio vedere abbinato ad un amo con un piombo per creare un travetto rapido. Prendiamo una buona porzione di filo, una ventina di centimetri, andiamo a lavorare qui, non vicino la parte tagliata, e facciamo il primo giro. Il destro appoggia sul sinistro, in questo modo creiamo un loop. Il primo giro. Il secondo lo facciamo che passa dietro al primo e tengo sempre la chiusura del loop sotto i polpastrelli. Lo faccio un po' più piccolo. Il terzo giro lo faccio passare al centro, tra il primo e il secondo. Quindi giro e lo faccio ancora leggermente più piccolo. Adesso mi trovo primo giro, secondo e terzo. Entro dall'asola grande, pizzico quella di mezzo e la tiro fuori. Faccio piano e faccio vedere come si chiude il nodo. Ecco qui, ecco il nodo, eccolo qui. Cosa ha di particolare questa asola? Perché si chiama perfection loop? Adesso andiamo a serrarla. Questa asola, ora col cordino è inutile farla vedere, è bella, è perfection loop perché è perfetta, resta aperta e possiamo anche decidere di farla più piccolina se quando andiamo a serrare il nodo la avviciniamo. Ora vi faccio vedere con il nylon come questa asola rimane perfetta. Come tutti i nodi, io non mi scorderò mai di ripeterlo, bisogna prestare attenzione, i nodi vanno aiutati. Mi prendo un po' di filo, in questo caso me ne prendo un po' di più perché poi vi faccio vedere l'altra particolarità di utilizzo di quest'asola. Me ne prendo un po' di più e faccio l'asola, primo giro, appoggio da destro sul sinistro e tengo qui sotto. Secondo giro passo dietro e tengo sempre dove vanno a convergere i nylon. Il terzo passo al centro, qua, giro e tengo con i polpastrelli. Eccola qua. Primo asola, secondo e terzo giro. Come al solito prendo, entro dentro, pizzico quella di mezzo e tiro fuori. Adesso ne tiro fuori un po' di più, quindi tirando il capo di destra. La faccio un po' più grande, adesso vi faccio vedere perché. La faccio un po' più grande e ora la vado a chiudere. Il nodo si vede, eccolo qui, faccio vedere bene in questo modo. Ecco qua. Nodo chiuso, nodo perfetto. Particolarità di questo perfection loop che anche se grande è perfetta, sembra se la tagli a metà è perfetta. Particolarità di questo perfection loop, la prima è questa, asola perfetta che non rimane chiusa, riesci ad agganciarla sempre anche se la fai piccolina. La seconda è che il filo, quello che generalmente andremo a tagliare, esce perpendicolare a 90 gradi da quello che è il filo portante. Cosa significa? Significa che se volessimo fare un travetto al volo, e questi io li uso spesso, specialmente per pescare nella prima fascia, un piombino con girella, così evitiamo di mettere girella e moschettone, bocca di lupo, vado a serrare e qui di lato mi vado a legare un amo. Io con un'asola ho praticamente, ora farò un nodo molto rapido perché il tutorial non è per questo, che comunque quello che state guardando si chiama clinch. Ecco qua.
Se dovessi preparare al volo dei travetti con piombetto da 50 grammi, quindi un filo anche dello 0,18, 0,20 per lanciare sotto riva, rapidamente usa e getta, ecco qui, con il Perfection Loop partendo distante dal capo tagliato, riesco a realizzarmi un'asola e con il baffetto, quello che comunemente andrebbe tagliato, realizzo proprio il bracciolo che mi va subito a pesca sotto al piombo. Questo significa che nella parte superiore posso fare la stessa cosa, Perfection Loop, bracciolo alto. Poi per tutte le specifiche di questo trave ti lascio il link qui sopra dell'altro video che ho fatto specifico, appunto utilizzando 2 Perfection Loop sopra e sotto e un dropper knot per l'amo centrale.